Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Copemiltri, Milan Italia SRL, ultimo aggiornamento, 30 marzo 2022. Cos'ha Copemiltri? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Copemiltri durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'ha Copemiltri? Copemiltri ha un farmaco a base del principio attivo glatiramere acetato, appartenente alla categoria degli immunostimolanti e nello specifico altri immunostimolanti. È commercializzato in Italia dall'azienda Milan Italia SRL. Copemiltri può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Copemiltri 40 mg/ml soluzione iniettabile 12 siringhe preriempite da 1 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Milan SPA. Concessionario: Milan Italia SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: glatiramere acetato. Gruppo terapeutico: immunostimolanti. Forma farmaceutica: soluzione. Indicazioni: glatiramere acetato è indicato per il trattamento della sclerosi multipla, SM, recidivante, vedere paragrafo 5.1. Per importanti informazioni sulla popolazione nella quale è stata stabilita l'efficacia. Glatiramere acetato non è indicato in pazienti affetti da SM progressiva primaria o secondaria. Posologia. La posologia raccomandata negli adulti è di 40 mg di glatiramere acetato, una siringa preriempita, somministrato per via sottocutanea 3 volte alla settimana a distanza di almeno 48 ore l'una dall'altra. Attualmente non si sa per quanto tempo il paziente debba essere trattato. Una decisione concernente il trattamento a lungo termine deve essere presa caso per caso dal medico curante. Popolazione pediatrica, bambini e adolescenti. Non sono stati condotti studi clinici o studi di farmacocinetica su glatiramere acetato in bambini o adolescenti. Non essendoci abbastanza informazioni disponibili sull'uso di glatiramere 40 mg/ml 3 volte alla settimana in bambini e adolescenti sotto i 18 anni non è possibile farne alcuna raccomandazione d'uso. Di conseguenza, glatiramere acetato 40 mg/ml 3 volte alla settimana non deve essere utilizzato in questa popolazione. Popolazioni speciali. Pazienti anziani. Glatiramere acetato non è stato studiato specificamente nell'anziano. Pazienti con danno renale. Glatiramere acetato e non è stato studiato specificamente in pazienti con danno renale, vedere paragrafo 4.4. Modo di somministrazione. I pazienti devono essere istruiti sulle tecniche di autoiniezione e devono essere seguiti da un operatore sanitario la prima volta che si iniettano da soli il prodotto e nei 30 minuti successivi. Deve essere scelta ogni giorno una diversa sede per l'iniezione, in modo da ridurre le possibilità di un'eventuale irritazione o di dolore nella sede dell'iniezione. Le sedi dell'autoiniezione comprendono l'addome, le braccia, anche le cosce. Controindicazioni. Glatiramere acetato è controindicato nelle seguenti condizioni: ipersensibilità alla sostanza attiva o a uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Glatiramere acetato deve essere somministrato esclusivamente per via sottocutanea. Glatiramere acetato non deve essere somministrato per via endovenosa o intramuscolare. L'inizio del trattamento con glatiramere acetato deve essere eseguito sotto, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Le interazioni fra glatiramere acetato e altri farmaci non sono state valutate formalmente. Non sono disponibili i dati sull'interazione con l'interferone beta. In pazienti trattati con glatiramere acetato che ricevevano, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Copemiltri insieme ad altri farmaci come Eurostisabri, soluzione a euro, Eurostisabri, soluzione, uso interno, a euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Copemiltri durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Copemiltri durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Gli studi sugli animali non hanno mostrato una tossicità riproduttiva, vedere paragrafo 5.3.
I dati attuali sull'uso di Glatiramar 20 mg/ml sulle donne in gravidanza indicano che Glatiramar acetato, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati eseguiti studi sugli effetti del farmaco sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. La maggior parte dei dati di sicurezza è stata ottenuta con Glatiramar acetato 20 mg/ml somministrato come iniezione sottocutanea una volta al giorno. Questo paragrafo presenta i dati di sicurezza, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sono stati segnalati alcuni casi di sovradosaggio con Glatiramar acetato, fino a 300 mg di Glatiramar acetato. Questi casi non erano associati ad eventi avversi diversi da quelli citati nel paragrafo 4.8. In caso di sovradosaggio, i pazienti devono essere tenuti sotto controllo e bisogna istituire una terapia sintomatica e di sostegno appropriata. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Altri immunomodulatori. Codice ATC. L03AX13. Meccanismo d'azione. Il meccanismo o i meccanismi per mezzo dei quali il Glatiramar acetato agisce nei pazienti affetti da SM non sono stati. Proprietà farmacocinetiche. Non sono stati eseguiti studi farmacocinetici in pazienti. I dati ottenuti in vitro e i dati limitati raccolti da volontari sani indicano che, somministrando per via sottocutanea Glatiramar acetato, dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi di safety pharmacology, tossicità a dosi ripetute, tossicità della riproduzione, genotossicità o cancerogenicità, oltre alle informazioni comprese, elenco degli eccipienti, mannitolo, acqua per preparazioni iniettabili. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.